Gare finite vuol dire solo una cosa, EICMA e Fiera della Moto. Avendo poche ore a disposizione quando si visitano i padiglioni, voglio aiutarvi facendo la mia top 5 personalissima di questa edizione più qualche bonus. Mentre vi iscrivete al canale vi lascio anche qualche secondo gli appuntamenti di questo weekend per incontrarci e fare casino insieme, ovviamente qui all'EICMA. E vi ricordo che in ogni stand, oltre ai 2 caschi che lancerò, e chi mi segue su Instagram e Telegram lo sa bene, e anche lì se non mi seguite mi raccomando avete qui sotto tutti i link, vi assicuro che non andrete mai via a mani vuote. Partiamo dalla Fantic Imola Concept, dedicata ovviamente ai giovanissimi. E qui bisogna fare dei ragionamenti, perché se i ragazzi d'oggi possono contare su una ciclistica di prim'ordine stupenda, al contrario di quello che guidavo io a 15 anni che erano delle bare su 2 ruote, qui possiamo vedere della componentistica di altissimo livello, a quello che dicono qui in Fantic, derivato ovviamente dalla moto del mondiale Moto 2. Difatti possiamo vedere pinza con attacco radiale, un bellissimo telaio tubolare in acciaio con questa piastra stupenda in alluminio e un forcellone posteriore, anche lui in alluminio, veramente bello da vedere e veramente ben fatto. Cioè guardiamo anche queste piastre di sterzo, veramente delle opere d'arte. Pensare che sono su una moto entry level per ragazzini è incredibile, ripeto, pensando al passato. Ma questi sono i lati positivi, passiamo ai lati negativi. Purtroppo qui sotto al serbatoio non abbiamo un motore ma un polmone, perché il classico 125 4 tempi che ormai viene usato su questo tipo di moto e si è un po' costretti a farlo. Tutti i costruttori ovviamente si stanno lanciando un po' su questa scelta perché i discorsi di inquinamento e tutto il resto impongono un po' questo schema motoristico e non più i stupendi 2 tempi, scusate il gioco di parole, dei bei tempi andati, dove ovviamente noi non lo facevamo assolutamente, ma prendevi una moto bloccata, la sbloccavi e ti ritrovavi in mano a 16 anni un missile che faceva 180-190 all'ora di tachimetro. Quindi insomma veramente degli altri mondi. Kawasaki Ninja ZX 4R, finalmente una moto che oltre a una buona ciclistica mette sul piatto delle novità sul propulsore, in un segmento comandato e ormai pieno di questi bicilindrici e monocilindrici. hanno tirato fuori una piccola bombetta, un 4 cilindri in linea che tira fino a 15.000 giri e ha ben 77 cavalli e secondo me è una buona via di mezzo tra quelle moto tipo l'R3, la Kawasaki 300 appunto, bicilindriche, che usano i pilottini al giorno d'oggi per fare la Super Sport 300 per avvicinarsi alle moto grosse e dal mio punto di vista non servono a niente, disimpari a guidare e soprattutto le gare, come abbiamo visto ormai negli ultimi anni, diventano troppo pericolose perché sono moto pesanti che non vanno abbastanza, non si riesce a fare la differenza e ripeto non ti preparano per le cilindrate più alte. Cioè parliamoci chiaro, quelle moto lì vanno bene per portare le giare d'acqua nel deserto, bellissimo, ma non è possibile che delle moto tra parentesi sportive pesino 200 kg con telai in acciaio, con ciclistiche e propulsori insomma un po' da rivedere. Qui la potenza invece inizia a essere interessante, devi essere bravo per tenere il motore su di giri e non farlo andare sotto coppia e quindi è tutto un altro gusto. Quindi brava Kawasaki, sta cosa mi è piaciuta molto. Per chi guarda il canale, lei è una freschissima conoscenza. Ho portato la sorellina in pista per una sfida impossibile contro le super sportive. Chi ha visto e chi non ha visto si vada a recuperare il video e se l'è cavata benissimo, c'è poco da dire. Quindi così, d'amblè Ducati ha detto, sapete cosa c'è? Ci buttiamo dentro altri 20-25 cavalli e portiamo la Pikes Peak ad avere la bellezza di 180 cavalli. Attorno ai 20-25 in più, non bazzecole.
Io dico, potevano pensarci un anno prima, vabbè, ma a parte gli scherzi, la sfida diventa veramente interessante nel settore, perché dall'altra parte i bavaresi in Germania hanno tirato fuori un altro mezzo molto particolare, la M1000XR, 200 cavalli. E quindi questo settore delle finte tourer molto sportive, insomma, quest'anno nel 2024 diventerà molto interessante. E vi faccio notare un particolare, venite con me. Come potete ben vedere, aerodinamica, estrazione del calore, più cavalli si mettono e più bisogna cercare il dettaglio. E guardando da vicino questa moto si può notare come ogni cosa è studiata nel minimo particolare. Io so già cosa state pensando, ma queste moto tourer da 200 e passacavalli hanno senso? Ma assolutamente no, però meno male che qualcuno ogni tanto tira fuori queste mattate, altrimenti io personalmente come faccio a fare i video stupidi che tanto vi piacciono? E dai, su! Al secondo posto non voglio mettere una moto, ma più che altro tante moto. È una zona, se così possiamo dire. L'angolo racing dello stand Honda. Saranno al momento in difficoltà in MotoGP, tutto quello che volete, ma stare giusto qui è incredibile. Adesso con un montaggino bello bello, un po' di musichetta, ve le faccio godere a pieno. Guardate. All'EICMA ci sono veramente tantissimi easter egg per chi segue il canale. Qui dietro ce n'è un altro, cioè la moto con la quale Alain Tescher e Mike Di Meglio hanno vinto la 24 di Le Mans. Ebbene, vi ricordate a inizio stagione, inizio campionato, il video dove me la sono lottata fino all'ultima curva per il podio con esattamente loro due? Anche quello è stato un video incredibile ed è stato pazzesco lottare fino all'ultima curva con dei piloti che la settimana dopo hanno vinto la 24 ore di Le Mans. In sella la Honda FCC TSR France. Signori miei, qui dietro abbiamo secondo me la regina di quest'anno, la Ducati Hypermotard 698 Mono. Oltre a essere veramente stupenda e diciamo rende molto di più dal vivo che in foto, la cosa che più mi ha stupito sono state le sue quote ciclistiche. Non propriamente da moto stradale, ma più verso un discorso pistaiolo come i 450 Supermotard da competizione. Poi il motore, i Supermotard da competizione, da pista, sono rigorosamente monocilindrici e su questo non ci piove. Giustamente in Ducati hanno detto dividiamo in due il superquadro del 1299 e creiamo il propulsore monocilindrico più potente della categoria, e così è stato, con lo scarico racing 84.5 cavalli. Se dobbiamo giudicare una moto dai numeri, qui ciclisticamente e motoristicamente di sicuro li abbiamo. Non vedo l'ora di portarla sul canale e fare qualche sfida pazza, anzi se avete qualche idea particolare accetto suggerimenti qui sotto nei commenti. E un'altra cosa che non vi ho detto è che la userò sabato qui nell'area Moto Live, dove sarò uno dei primissimi a provarla in anteprima in dinamica, quindi in azione. E lei? Ve la ricordate? L'H2R, 320 cavalli sovralimentati. Posso dirlo, una delle moto più pazze che abbia mai provato. Anche lì, se non avete visto il video andatelo a vedere perché è una roba incredibile. Che dire, folle. Non ci sono altre parole per descriverla e vi dico, venitela a vedere perché da vicino fa ancora più impressione. No ragazzi, folle, mi ha appena fermato il marketing coordinator di Kawasaki Italia e mi ha spiegato: guarda che Luca, questa H2R è quella che hai provato tu. Infatti dicevo, cavoli, le gomme sono esattamente quelle che avevamo usato lì a Cremona, le Pirelli Supercorsa. E fa, non è che ce ne siano tante in giro, quindi è quella. Appunto successivamente Kawasaki a due ruote hanno fatto il progetto con il wrap che vedete qui per omaggiare la prima volta che una motocicletta ha superato i 300 km/h. E quindi per questo motivo la grafica che vedete.
Bene ragazzi, vi aspetto qui all'EICMA nei prossimi giorni. Vi ripeto, le info le trovate sul mio Instagram o sul mio Telegram o nel video che avete appena visto. Fatevi un bellissimo screen. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi siete d'accordo con me in questa top 5 dell'EICMA 2023. Domani spero, se i videomaker, il signore qua dietro riuscirà a montarlo, uscirà il video delle ragazze quest'anno. Incredibile, non dico altro. Come al solito, gas, e ci vediamo domani o al prossimo video. Ciao.